Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Anche oggi farò un video di grattini e in modo specifico grattini sul polso, sull'interno del polso. La prima parte del video sarà in talking, mentre la seconda parte del video sarà in talking. Così, se volete solo godervi i visual e il suono leggero dei grattini, potete farlo, mentre per tutti gli altri oggi mi sono preparata una chiacchierata, cioè in realtà non me la sono preparata, mi sono preparata mi sono preparata l'argomento, però non mi sono preparata il discorso. E come vi accennavo nell'ultimo video di grattini, vorrei parlarvi di due serie giapponesi che ho iniziato, e non mi ricordo se vi ho già parlato della serie Ten Dance che c'è su Netflix, quindi velocemente vi consiglio di vedervi Ten Dance su Netflix, che è un boys love, quindi vi deve piacere il genere, però secondo me ve ne ho già parlato, ma poi mi dimentico, quindi non lo so. Nel caso, se vi piacciono i boys love, ve la consiglio perché è fatta davvero bene. Mentre se vi piace, allora, ho visto due serie giapponesi, due reality giapponesi. Uno si chiama Badly in Love ed è abbastanza trash, per quanto può essere trash una roba giapponese, dove sono comunque tutti mega impostati. E mentre la seconda è famosa, quindi penso la conosciate, che è L'amore Jingle Love is Blind, però la versione giapponese. Allora, Badly in Love è praticamente questo reality in cui ci sono tot donne e tot uomini, ragazzi giapponesi che hanno avuto un passato difficile, quindi alcuni sono andati in, come si chiama, negli istituti minorili, tipo le prigioni minorili quando erano più piccoli, mentre altri erano tipo dei teppisti o comunque hanno avuto problemi con la legge e vengono messi in questa specie di finta scuola in cui si devono conoscere e poi decidere con chi fidanzarsi. Sostanzialmente è una specie di Jersey Shore giapponese, quindi ovviamente molto più soft, dove non è che finiscono a letto l'uno con l'altro, ecco. Però è molto interessante vedere i ragazzi giapponesi, non i soliti che vediamo magari negli anime o nei manga, molto stereotipati, molto a modino, ma vederli un po' più aggressive, ecco, nonostante non abbiano nulla a che fare, ecco, con il concetto di ecco, sono tipo dei giapponesi tamarri, ma molto lontani dal nostro essere tamarri. Però era abbastanza trash e interessante, perché penso che le dinamiche giapponesi siano sempre molto interessanti, e anche il loro concetto di estetica secondo me è interessante, perché hanno proprio dei canoni estetici diversi rispetto ai nostri,
magari c'erano delle persone che dicevo vabbè ma questo è brutto, mentre lì nel programma c'era il più bello di tutti. Quindi nel caso vi venga voglia di vedere questa serie, poi fatemi sapere secondo voi chi sono i più carini, poi ovviamente la bellezza è soggettiva, però comunque sono curiosa di sapere i vostri pareri. Adesso i nomi non me li ricordo, però io avevo dei preferiti sia a livello di carattere che a livello estetico e poi è stato interessante vedere le dinamiche tra di loro e che cosa è importante per i giapponesi, cioè che cosa loro guardano in una persona, in un uomo e in una donna, che sono delle caratteristiche diverse da quelle su cui ci concentriamo noi. Quindi la ritengo comunque una serie, per quanto trash, interessante. Mentre molto meno trash è Love is Blind Giappone. In realtà io ho visto solo la serie del Giappone di Love is Blind, la stagione sul Giappone, perché so che in realtà la serie dovrebbe essere trash, ma quella giapponese è invece molto molto carina e poco trash, perché appunto i giapponesi hanno questo modo di fare molto elegante e riservato. Non so se conoscete il format della serie, ma praticamente ci sono tot femmine e tot maschi. In Love is Blind sono quasi tutti dai 30 anni, fai dai 28 anni ai 50 anni, non sono giovanissimi in questa che ho visto io del Giappone. E praticamente si conoscono la prima settimana, le prime 2 settimane solo sentendo la voce uno dell'altro, quindi si iniziano a turnare le persone e si conoscono a vicenda tutti i vari protagonisti senza mai vedersi. Quindi vabbè, gli uomini tra di loro si vedono e vivono assieme, diventano amici, e le donne vivono con le altre donne, però poi durante il giorno vanno in questi pods, in queste stanze in cui parlano con un uomo dell'altro in un'altra stanza senza vedersi, e piano piano ci si conosce, poi si prendono vari appunti per dire, non so, Elisa, ah sì, Elisa ha 30 anni, fa questo di lavoro, è appassionata di Hannibal, è appassionata di ASMR e le piacciono gli animali, no? E poi ognuno ha il suo quadernino con i vari appunti, però piano piano inevitabilmente c'è chi si inizia ad affezionare a un'altra persona senza averla mai vista. Quindi è molto bello perché ti inizi a innamorare del suono della voce di qualcuno, del modo in cui ride, del modo in cui parla, del modo in cui intavola una conversazione, nel modo in cui fa le battute, nel modo in cui si giustifica. Inizi a immaginarti, no, anche l'aspetto di una persona a seconda del suo carattere, e quindi alla fine se una persona si, diciamo tra virgolette, innamora di un'altra persona ed è ricambiata, poi sì, queste due persone tra virgolette si chiedono, si fidanzano, ecco, in vista del matrimonio, che poi vedremo che ci può essere o non essere. Quindi se io vado in una stanza e dico all'altro guarda che io ho deciso che voglio uscire con te dal programma, e anche l'altro dice sì, anche io mi sono innamorato di te senza mai essersi visti, a quel punto i due si incontrano e si vedono per la prima volta. A quel punto, se ancora si piacciono, si va a fare una specie di luna di miele in cui fanno tipo 3 giorni in un resort e fanno questa luna di miele,
e poi se anche lì la coppia resiste andranno a vivere assieme per tipo 2 settimane e se ancora lì va tutto bene, si presentano i vari genitori, i vari amici, se anche alla fine di questa convivenza la coppia è felice, si sposano. E è super interessante, io non ho visto le altre, però quella giapponese è molto molto bella perché si vedono appunto le tradizioni dei giapponesi, si vede il loro approccio all'altra persona che è molto molto elegante ma anche enigmatico perché hanno un modo molto particolare di esprimere i propri sentimenti e utilizzano delle parole un po' metafisiche ma molto belle che io lo guardo in giapponese con i sottotitoli in inglese e mm, mi rendo conto che la traduzione in inglese spesso secondo me non riesce a rendere interamente il concetto che ehm, la persona giapponese sta cercando di esprimersi, perché immagino che loro abbiano proprio un modo diverso di esprimersi, ma è molto molto interessante come loro si approcciano all'altro sesso, come si approcciano nelle relazioni e che cosa loro guardano in un partner e queste due serie mi hanno incuriosito anche proprio per la parte estetica, perché ovviamente anche i giapponesi ovviamente hanno delle preferenze estetiche che sono molto difficili da comprendere e è molto molto interessante. Secondo me l'amore cieco Giappone è più bello di ehm, Bad in Love, appunto perché anche si tratta non di ragazzini ma di persone un po' più mature e più mature ma comunque che escono un po' dal canone che siamo abituati noi con i manga giapponesi, dove è secondo me rappresentato ancora un tipo di cultura giapponese molto tradizionalista. Invece in questa serie ho visto allora un'occidentalizzazione, poi prendete questa parola con le pinze, però ho visto un tipo di cultura che è stata contaminata con delle ideologie occidentali, ma nonostante ciò si intravede questa sempre l'ombra comunque della tradizione giapponese, soprattutto per quanto riguarda poi la sfera familiare, no? È davvero davvero interessante, difficile da spiegare, ma c'è questo mondo, questa tradizione, questa innovazione che si intrecciano in un programma effettivamente molto più interessante di quello che sembra. Sembra nata come una cavolata, ma se si guarda con degli occhi critici, no, e attenti è davvero carino, quindi ve lo consiglio. L'unica cosa che è doppiato solo in inglese mi pare, quindi dovete comunque secondo me è bello guardato in lingua originale, no? Perché senti proprio le pause che fanno loro quando parlano, le intonazioni che usano, che secondo me sono molto importanti, quindi dovete mettere i sottotitoli a meno che non sappiate il giapponese e è un po' faticoso dopo un po', se non siete abituati. Io ormai sono praticamente cresciuta coi sottotitoli perché sono cresciuta guardando anime e ho praticamente un occhio che guarda il video e un occhio che guarda i sottotitoli, quindi mi viene abbastanza facile, sono proprio abituata. Però se non siete abituati magari può essere stressante guardare una cosa tutta sottotitolata, però se vi va dateci un occhio all'amore cieco Giappone. All'inizio sembra un po' noioso,
ma subito dopo la prima mezz'ora vi siete già tipo affezionati a tutti i personaggi e secondo me vi piace. Insomma, oggi volevo parlarvi, ecco, di queste due serie. Fatemi sapere se le guarderete o se avete visto altre serie simili che volete consigliare.